dove ogni curva è una storia, ogni gara una leggenda. Questo è Racing Podcast, accendi il motore, il viaggio inizia ora. Ciao a tutti, siamo qui con Marco Pellegatta, responsabile marketing Dunlop Moto. Esattamente. Mamma mia, Italia, ovviamente. Italia, esattamente. Ciao a tutti, ciao a tutti. Così. Esatto, per ora limitiamo un attimo le competenze, dai. Tutto bene? Tutto molto bene, grazie. Allora, raccontaci un po' di questo percorso professionale con Dunlop. Sì, allora, in realtà la mia storia in Dunlop Moto è iniziata 5 anni fa, ma io sono entrato in realtà in azienda, quindi in Goodyear, in GTI, quindi Goodyear Tires Italia, 10 anni fa. Ho fatto un master, ho fatto uno stage, sono piaciuto, sono entrato, ho iniziato dal vettura, quindi il passenger car, quindi le 4 ruote. Dopodiché ho militato anche nell'autocarro per 2 anni in Goodyear e 2 anni presso un'altra azienda, dopodiché 5 anni fa sono stato richiamato, mettiamola così, perché si era liberata una posizione, quindi mi hanno ricontattato e sono entrato nel mondo delle 2 ruote, quindi in realtà dove avrei sempre voluto lavorare per passione, forse Mamma comprensibilmente, casualmente, Che strano, fortuna! vero? Vero, pazzesco, caramba, così. È proprio una caramba, Assolutamente. Che meraviglia. Dunlop comunque ha una lunghissima storia nel mondo dei motori. Contaci un po' comunque. Allora, facci vivere anche a noi questa storia. Allora, considera che sì, hai detto una cosa molto giusta, cioè che Dunlop ha un heritage, una storicità all'interno del mondo motorsport, parlando sempre del mondo delle 2 ruote, che è una delle più antiche che ci siano. Considera che ad esempio noi abbiamo un nostro prodotto che poi negli anni è stato rivisto e aggiornato a livello di struttura, di carcasse, di mescole, di profilo, insomma tutti gli aspetti tecnici e chimici del prodotto è stato aggiornato, però abbiamo ancora in gamma un prodotto che è stato lanciato tanti anni fa, tipo più di 20 anni fa, che non a caso è stato rinominato TT100 GP. Perché TT100? Perché Dunlop è stato il primo produttore al TT, quindi al Tourist Trophy, l'isola di Man. TT100 perché? Perché siamo stati i primi in assoluto a superare la media delle 100 miglia orarie, quindi circa 150 km orari di percorrenza sul Tourist Trophy. Si parla comunque di un'ottantina di anni fa quando è stato fatto questo record, quindi comunque non c'era la tecnologia di oggi, mettiamola così, quindi comunque è stato un traguardo per cui ancora oggi abbiamo in gamma questo prodotto, ribadisco, non è lo stesso di un secolo fa. Beh, certo, è stato rivoluzionato, però comunque la base parte da 80 anni fa. Una buona base di partenza, esatto, sì. esattamente. Ti chiedo, a proposito di questa storia che mi hai detto, la miscela, tutte queste dinamiche della gomma, la gomma è a parer mio la parte più importante della moto. Io da privato posso dirti che quando compro la gomma per me è un'agonia, perché ognuno ha la sua opinione su queste gomme. E la miscela, e quella, il dot, Esattamente, bimescola, trimescola, polimescola, sì. Poi ci sono i piloti della strada. Tutti Valentino Rossi mancati, assolutamente. Che vogliono le slick per i passi. Assolutamente, anche perché poi più slick la gomma più vado forte, non più sono tecnicamente bravo, no, Ovvio, assolutamente, giusto. ovvio, certo. Quindi la mia domanda è, tu che sei ufficio marketing, Sì. ok? Cioè, sei il responsabile del marketing. Sì. Com'è lavorare a contatto con il pubblico? Quindi con l'utente finale, quando il motociclista di qualsiasi categoria e segmento ci contatta direttamente tramite social media, è variegato, assolutamente. Emozioni quotidiane, ma neanche quotidiane, direi proprio di contatto in contatto, assolutamente, perché c'è chi ti insegna a fare il tuo lavoro, che comunque è sempre assolutamente, cioè, apprezzato assolutamente, perché comunque sono 10 anni nel settore, anni di studio e quant'altro, per cui è bello sapere che Qualcun altro sa più di te. Che qualcun altro sa più di te, visto che comunque esattamente noi non collaboriamo con il reparto ricerca e sviluppo, quindi no, assolutamente, siamo tutti improvvisati nel nostro settore, come si sa, d'altronde, assolutamente. Quindi no, al di là delle battute, è interessante perché in realtà parlare con l'utente finale ti fa capire, al di là di quella che è la progettazione, quindi quello che è l'output che tu in fase di ricerca e sviluppo pensi di riuscire ad apportare nella realtà, nella concretezza, vedi quello che effettivamente riesci a trasmettere di quella che era la tua filosofia di brand, di prodotto, di segmento, di modo di vivere anche la moto, perché in realtà andare in moto è questo, non è che una tipologia di moto con quel tipo di gomma si presta solo a quel tipo di uso, cioè grazie al cielo. È molto personale. Esatto, comunque. esattamente. Cioè, io ti dico, io ho provato adesso, Dunlop mi ammazzerà, non lo so, io ho provato un concorrente che non citerò, ma perché sono una ragazza in moto, quindi diciamo che mi sono molto fidata del parere degli amici, che variava da la qualunque. Ma va benissimo così. E io
io ho un modello di gomme che all'inizio era la base molto scarsa e ti Ok. dico che a livello proprio di controllo della moto io facevo fatica e Ok. non capivo dove era la problematica. Dopodiché ho preso il modello successivo, che non è il super performante. Però è già un'evoluzione però rispetto a quello che comunque era avevi. Perfetto. un'evoluzione, cioè è tuttora un'evoluzione e già la storia è cambiata in un modo, cioè forse non so se sia mentale o no, però ti dico che io mi sono trovata ho dato molto più feeling con la mia moto, la controllo di più e comunque basandomi un po' sulle pressioni sono riuscita ad avere controllo. Quindi credo che l'aiuto del marketing serva, anche perché io ho stalkerizzato questa azienda per dirgli guardate io non so che gomme devo comprare, anche Ok. perché la mia moto ha 190/55 dietro Ok. e non è, ho scritto alla casa madre dicendo posso omologare 50? Mi hanno detto assolutamente no. Quindi tu hai il barra 55 e volevi il barra 50 al Sì. posteriore. Ok, Ma perfetto. anche per trovare la gomma più facilmente e non spenderci un rene tutte le volte sarebbe stato piacevole. Assolutamente, però guarda, ti dico, già avessi voluto un barra 60 il discorso cambiava perché il mercato offre molte meno possibilità di equipaggiamento per quel tipo di posteriore. Vedi. Già dicendo 190/55 parlo ad esempio della gamma Dunlop, quindi moto stradale immagino dalla misura che mi hai appena detto, poi non so se è una naked, È una hyper naked. Suzuki GSX-S. Ah, GSX-S Il 1000, 950. ok, perfetto, quindi quello che era 1000 avevo il 1000 per cui ho presente, È conosco, uguale. o il Proprio GSR prima ancora che si chiamava più di- Esatto. la Adesso è vecchia, ritornato la il nonna se vogliamo di quella che hai tu adesso, però moto fantastica, l'ho adorata assolutamente. Allora ti dico, soltanto da noi ad esempio con quella misura puoi spaziare dal prodotto semi-slick, lo Sport Smart TT, con cui puoi andare in moto, in pista, girare in pista e tornare a casa senza aver bisogno di termocoperte, cambiare, fare, forca, briga. Esattamente, quindi è proprio plug and play, quindi quelli le monti, giri, tempo di warm up immediato, quindi si riscaldano solo a guardarle e vivi serena. La resa chilometrica ovviamente è ridotta perché vale la regola aurea che più grip hai, grip da gomito a terra si intende, più la gomma poverina, si quello consuma. fa. Non Sì. dimentichiamoci che la gomma che lavora è la gomma che si consuma, perché se la gomma dopo 5.000 km è come nuova, qualcosa non sta andando. Adesso al di là del concetto di resa chilometrica, però C'è qualcosa che non funziona. capisci bene che è come aprire il cartone del latte e andare avanti a versare lo stesso cartone per 2 mesi, qualcosa non sta funzionando, a un certo punto finisce. Cioè, Devi un attimo realizzare che c'è un problema. esattamente, o te lo stanno riempiendo di notte o qualcosa comunque non sta funzionando proprio come dovrebbe, quindi non è proprio così. Puoi passare anche un modello che è il nostro fiore all'occhiello per la gamma Sport Tourer, che è il Rosmar 4, piuttosto che puoi avere un prodotto crossover come il Mutant, quindi in realtà la misura che puoi montare e la moto che hai, di conseguenza la misura che puoi montare, non ti dice che uso fai tu della moto o devi fare o puoi fare tu, lo vivi tu, perché c'è chi... Ti faccio un esempio, guarda, rubando un esempio ai colleghi del mercato tedesco. Il mercato tedesco ha ancora molte carenate comunque, non come in Italia dove comunque siamo un paese di passione per i motori, quindi comunque abbiamo anche dei brand nazionali importantissimi, famosissimi, Love Brand, che adesso non so citare ma abbiamo Ne capito abbiamo. tutti di chi stiamo parlando Dai, perfettamente. Il motorsport in Italia. Esattamente, Non si può che dire comunque non si può dire di no. abbiamo una Motor Valley anche noi non a caso, quindi comunque... Io abito in una Motor Valley, io abito a Bologna, Ah, quindi beh, perfetto, per me ok. è Motor Valley. Sei in casa quindi, Io mettiamola sono in così, casa, esatto. mi Parlavo di dispiace. quelli che stanno Cioè, vicino ad esempio. Poi quindi. abito Imola, però sono sempre a Bologna, quindi io proprio sono Motor Valley effettiva. Perché Vabbè, quindi sei in sul circuito tu, esattamente, tu sei Imola, uno dei circuiti più belli che ci sono tra l'altro. Sono Motor quindi- Valley io. Bellissimo Imola tra l'altro, quindi congratulazioni Beata, Grazie, tanta molto invidia orgogliosa. assolutamente. Brava, esattamente. Quindi in realtà dipende da quello che stai facendo. Considera che in Germania, ad esempio, tanti utenti che hanno moto come una R1, quindi una delle moto carenate per antonomasia, che ha fatto anche la storia, se vogliamo, Mamma, delle carenate, che già il modello a storia. carburatori meravigliose, tanti non montano un prodotto hypersport, montano un prodotto sport tourer. Perché? Perché lo contestualizzi anche le strade che hanno. Sì. Adesso senza nulla togliere, la Germania è una grandissima pianura, devi fare grandi spostamenti. Una gomma che ti fa 4-5 mila chilometri la fai fuori in 2 mesi praticamente per fare il anche. commute in casa ufficio casa, verosimilmente hai già fatto quei chilometri lì in 6 mesi, quindi diventa complesso. Tanti utilizzano ad esempio, parlando in casa nostra della gamma Dunlop, su una R1 che in Italia sembrerebbe quasi blasfema da dire Sì. come cosa, un prodotto sport tourer, quindi per noi è bala retro assolutamente, Sì, sì. quindi Ma è... perché comunque se ci pensi da paese a paese cambia l'idea di moto. esatto. Da regione a regione anche, cioè io sono Assolutamente. stata spesso in Veneto e in Veneto l'idea della moto è il fare i raduni,
graficare la moto, fare le impennate. Io che abito nella Motor Valley ho i piloti Pecco Bagnaia mancati, capito? Esattamente, cioè Quindi da adrenalina, noi- velocità, gomito per terra, certo, chiaramente. Cioè, il passo della futa per Vabbè, noi la futa è casa, assolutamente, cioè. capito? Quindi Immagino, varia anche, cioè non solo all'estero, ma varia anche tra regione e regione in Italia. Cioè Certo. una vastità cambia anche a livello di marketing. Penso che voi avete visto Ma che a assolutamente. livello di regione, cioè ogni regione a sé. Tu considera che ad esempio la zona del Triveneto, proprio perché parliamo della fattispecie di cui è popolata l'Italia, e in questo siamo il mercato più importante e più voluminoso e variegato, frammentato in senso positivo se vogliamo, di tutta Europa. Tu considera che ad esempio in Triveneto c'è una fortissima componente di custom. Sì, Quindi- tantissimi. Ma non solo Harley Davidson, necessariamente No, Harley no, no, Davidson, in ma anche genere, tutto. quello che è il segmento custom, Tutto. la community custom è molto molto forte e molto presente sul territorio del Triveneto, e infatti ci sono tanti raduni, tanti show. È una delle poche zone in cui, ad esempio d'Italia, in cui se vogliamo, in cui ancora si fa una disciplina sportiva del moto che in Italia, in Europa in generale, è molto poco seguita, molto poco apprezzata e popolata anche se vogliamo, e invece in Italia, in quella zona, qualcosa si vede ancora, che sono le drag race. Sì. Il drag race si fa in Italia, se si fa in quella zona d'Italia lì. È vero. Però è la cosa più bella del Veneto, che a me affascina un sacco, è che a differenza di molte regioni, di molti ragazzi giovani, si è persa la passione per il mondo del motorsport. Sì. Non so se siano i social, non so se sia proprio non avere un sogno, un obiettivo. Però in Veneto posso dirti che io ci vado spesso perché conosco proprio dei motociclisti Ok. e loro ogni giorno hanno un raduno di macchine moto. Ogni weekend hanno un raduno dove c'è spettacolo di stunt, queste cose qui. Quindi Ma la passione... l'esempio del Veneto era proprio azzeccatissimo e tu me l'hai confermato anche Ma con la infatti tua è di passione, conoscenza assolutamente del te lo marketing. confermo, assolutamente, ma anche a livelli di analisi di territorio noi sappiamo perfettamente che ad esempio il segmento, quello dell'hypersport, quindi certi tipi di canottaggi, di misure, piuttosto che certi tipi di prodotto con certi tipi di prestazioni, è un mercato che tendenzialmente è in calo. Quello che sta andando forte è il concetto di crossover, che è un concetto rubato al mondo del vettura, che è nato con le prime auto crossover. Che cos'è che sono le auto crossover? Auto che devono andare bene in qualsiasi Sì. condizione, ma che per definizione quindi non saranno mai il Performanti al meglio, 100%, bravissima, in ovvio, quella non fattispecie. possono. Sono crossover per definizione. Ovvio. Questo mondo si sta ribaltando anche sul mondo delle ruote, infatti noi vediamo che il trail adventuring è da anni ormai il settore, il segmento più in crescita in assoluto. Noi ad esempio non è un caso che abbiamo completamente negli ultimi 4 anni, 5 anni completamente rinnovato la nostra gamma trail. Completamente, giusto, quindi cioè, abbiamo avete qualsiasi tipo di seguito la uso. linea. Esattamente, perché l'utente, il motociclista questo cerca, questo vuole, e noi assolutamente siamo tutti Dovete. motociclisti, noi per primi, e quindi vogliamo seguire questa passione che ci accomuna. Quindi noi non ci interessa semplicemente quello che è la vendita, il prodotto, il competitor o anche il campionato, con tutto giustamente Voi il amate le rispetto che moto, c'è. quindi lo seguite Viaggiare in come moto. se foste voi che vorreste avere la stessa Assolutamente. importanza. Assolutamente, è ma uguale. noi per primi quando esce un prodotto facciamo da tester, perché siamo curiosi di vedere che cosa di fatto abbiamo prodotto, creato, al di là che bello. degli schemi della teoria. Noi vogliamo vedere che cosa significa provare quel tipo di moto in quella condizione, Che quel tipo di meraviglia. gomma su quel tipo di moto in quella condizione, bagnato, il ghiacciolino, il freddo, Tutto. Dovete quando provare piovigina che tutto. ti esce il viscido dalla strada e che quindi senti la gomma che Che diventa lì, un po'... Quando vedi il track, io che nella mia moto ho l'ABS, quando vedo Quando si attiva, esatto, sì, quando si attiva il traction, di Natale. quando si attiva il traction Tu dici, comunque ti irrigidisci un signor attimo. giudice. Esatto, ma da lei, esatto. Da lei. Ti faccio l'ultima domanda Vai. al volo. Come hai detto, e io ho parlato anche prima con Luca Lussana, Sì, voi due avete un ruolo differentissimo, ok? Però una cosa che vi accomuna è che riuscite a prendere diversi, adesso parlo in prossimi termini, campionati, categorie. Cioè tu riesci a passare dal motocross a magari all'enduro, alla stradale, alla pista. Sì. Questa è una cosa molto bella nel tuo lavoro, immagino, perché riesci ad ampliare una conoscenza vastissima. guarda, è un po' lo stesso concetto che abbiamo visto prima quando mi chiedevi del relazionarsi con l'utente finale, con il pubblico, rigirato però in un ambito di professionisti, perché ci rapportiamo anche con i professionisti del campionato mondiale di motocross, i professionisti del campionato mondiale che partecipano all'ISDE ad esempio, L'isola quindi di per Man, l'enduro, esatto, l'isola di Man, che è esatto, un finché poi campionato- partecipavamo, poi siamo recentemente usciti da quel tipo di campionato, Però di comunque trofeo, ci avete però partecipato. siamo stati il brand più presente nella storia e anche più vittorioso nella storia all'interno di quel Che campionato. bello.
parliamo con i piloti del CIV, quindi c'è un rapporto diretto, quindi se vuoi, in altri termini, la risposta è la stessa che vediamo data sull'utente finale, soltanto che in questo caso qua l'utente finale è un professionista, un pilota, certo. quindi parli direttamente col team, con il team manager, con il brand, la casa produttrice, quindi è molto, molto dinamico, molto bello, molto dinamico. Va bene Marco, io ti ringrazio. Grazie a te. È stato un piacere averti qui e ci vediamo in circuito. Quando vuoi, assolutamente. Grazie. Grazie mille a te. Ciao a tutti. Questo è Racing Podcast. Accendi il motore, il viaggio inizia ora.